Oggi voglio parlarvi del nuovo gimbal di casa Zhouin, lo Smooth Q3. Ma perché dovrebbe servirvi un gimbal quando la quasi totalità degli smartphone oramai ha uno stabilizzatore interno? Semplice, perché di solito gli smartphone vengono stabilizzati digitalmente e la stabilizzazione digitale avviene riducendo l'inquadratura in modo che il programma abbia del margine di informazioni tali per cui può rinquadrare la ripresa in modo da stabilizzarla. Questo significa che voi non riuscite a beneficiare di tutta l'inquadratura che ha il vostro smartphone, ma una parte ridotta. Invece, utilizzando un gimbal o uno stabilizzatore esterno, questo stabilizza i movimenti, quindi assorbe gli urti in sostanza. E quindi il vostro smartphone può riprendere con la massima inquadratura possibile. Per ottenere comunque l'effetto migliore vi consiglio di imparare la camminata ninja walk, che è un modo per muoversi tenendo le ginocchia sempre un po' flesse, quindi assorbendo già con il vostro corpo certi movimenti. Non pensate infatti che con un gimbal potete correre tranquillamente e saltellare, perché comunque il movimento su e giù il gimbal lo rende fluido ma non riesce a cancellarlo, mentre se voi fate una camminata ninja walk andate in avanti mantenendo questo livello fisso. Detto questo, vediamo perché mi sento di consigliarvi questo gimbal. È un gimbal ultra compatto per essere stabilizzato su 3 assi, questo perché ha questo sistema per cui io posso ridurne l'ingombro. È semplicissimo da mettere in funzione. Ma vediamo quali sono le caratteristiche che mi sono piaciute tantissimo di questo gimbal. Prima di tutto il fatto che non è necessario attivare la sua app per poterlo utilizzare, nel senso che funziona comunque indipendentemente da qualsiasi app. In questo momento io ho lo smartphone spento e il gimbal sta funzionando tranquillamente, vedete? Ha un pulsante per selezionare la modalità, facendo un clic cambio modalità, 2 clic torno indietro alla modalità precedente. Ha la modalità pan follow, che significa che io posso seguire e assorbere morbidamente i movimenti, una modalità lock. Lock mode significa che lui mantiene l'inquadratura che ha, per cui posso muovere il polso, andare su e giù e la mantiene. Interessante che se io giro di colpo tutto il gimbal si ruota per fare una ripresa dal basso, utilissimo quando io devo muovermi per fare una ripresa rasoterra. Raddrizzo e torna in posizione. Cambio modalità ancora, vado in modalità follow, questo segue anche in basso e in alto molto morbidamente. Point of view, una modalità in cui posso muoverlo e diventa morbido su tutti gli assi, e interessantissimo la funzione vortex. Vortex cosa significa? Che io posso fare ruotare il mio gimbal mentre riprendo. È possibile controllare il livello della batteria solo quando è acceso. Abituato col gimbal precedente che da spento cliccavi il pulsante di accensione una volta e ti dava l'indicazione della batteria, qui non puoi farlo solo quando è acceso. Quando è acceso, se tu schiacci il pulsante ti lampeggiano i LED a indicare che è completamente carico, non carico, parzialmente carico. Premendo una volta questo pulsante attivo il tracking, significa che lui inquadra il soggetto e lo mantiene per tutto il tempo. Adesso faccio il tracking, quindi mi ha agganciato. Se io mi sposto, vedete, lui mi prende e mi segue. Capite? Bellissimo. Quindi se io devo fare un vlog e sto parlando guardando in questa direzione, lui mi segue fin tanto che io sono nel suo campo visivo. Per cui se scendo anche lui continua a seguirmi mentre io parlo. Bellissimo. Questo pulsante è bellissimo qua dietro, premuto una volta attiva il tracking dell'oggetto ripreso, una seconda volta disattiva il tracking. Se lo premo 2 volte faccio tornare il gimbal in posizione originale, per cui io l'avevo messo in questa posizione. 2 volte torno in posizione originale. 3 volte cambia l'orientamento da orizzontale a verticale. 1, 2, 3, pam. 1, 2, 3, pam. Altra funzionalità veramente bellissima. Ha una luce integrata. Che io sappia è l'unico gimbal che ha una luce integrata. Spegniamo questa luce qua. Guardate un po'. Tengo premuto, si accende la luce. Ho una potenza 1, potenza 2, potenza 3. Dal punto di vista di questa ripresa forse non è abbastanza luminoso, ma posso garantire che se io mi riguardo qua è molto più luminoso. Altra cosa interessante è che questa luce io la posso ruotare. Da lato io ho uno zoom, utilizza tutte le telecamere che avete. In questo caso il mio smartphone ha 3 telecamere, zoomando io passo da quella più super grandangolo al grandangolo al teleobiettivo. Un'altra cosa interessante è che ha il controllo dei gesti.
e alzo la mano, lui parte e inizia a registrare facendo il tracking di dove sono e dove mi trovo. Interessantissimo. Ehi. Bella, Il peso che supporta questo gimbal è dato dai 150 ai 280 grammi, per cui questo, che è uno degli smartphone penso più pesanti perché comunque è grosso, pesa 250 grammi, quindi ho ancora 30 grammi in più per caricarlo. Le batterie si ricaricano completamente in 3 ore e la loro autonomia varia dalle 7 alle 15 ore in base a quanto lo utilizzate. Altra cosa bella è che comunque potete modificare l'orientamento. Se non vi piace in questo momento come è orientato il gimbal, potete cambiare la direzione, tenete 2 secondi e vi mantiene la direzione nuova, l'impostazione nuova che fate. Infine ha una funzione fantastica che è Phone Mode, ossia se io tengo premuto questo pulsante diventa velocissimo le risposte, cioè seguo velocissimamente tutto, cioè mi permette di seguire il mio movimento molto rapidamente. Quindi mi sembra un gimbal eccezionale, completo, leggerissimo, e in più la sua app nativa consente anche di editare i video, per cui può recuperare dal vostro rullino tutti i filmati che avete fatto e fare un montaggio, compreso anche la possibilità di mettere la musica e la titolazione. Non è male. Ha la funzione Hyperlapse, ha una funzione Timelapse dove io posso impostare anche il percorso, per cui io posso dire che il timelapse deve essere fatto comunque partendo da un punto a un altro. Dolly Zoom è una figata, è una funzione che ogni tanto si vede nei film, ossia io zoomo sul soggetto, quindi mi avvicino al soggetto e invece di ingrandirlo lui fa l'effetto opposto, quindi unzooma se mi avvicino. In questo modo il soggetto rimane sempre della stessa dimensione, immaginate la mia faccia sempre della stessa dimensione, ma lo sfondo sembra allontanarsi o avvicinarsi. Questo si ottiene di solito con le fotocamere professionali. Mentre mi allontano muovo la ghiera dello zoom o mi avvicino per cercare di mantenere il soggetto, quindi manualmente, con la precisione che può dare l'effetto manuale. Questo lo fa in automatico, per cui io scelgo la funzione Dolly Zoom, dico al programma se intendo avvicinarmi o allontanarmi dal soggetto e lui fa tutto in automatico. Panorama è bellissimo perché in automatico lui parte, mi scatta un panorama fino a 240 gradi. Posso usare la funzione clone, Le spiegazioni sono in cinese. È come un panorama, ma io posso spostarmi e mi scatta e mi prende dentro tutte le... Beh, ve lo faccio vedere, faccio prima farvelo vedere. Poi c'è la funzione live. Questo gimbal nasce per fare vlog o per fare streaming video, per cui ho già la funzione che mi permette di attivare la funzione di streaming live e lui fa tracking di me, per cui io mentre parlo posso muovermi come vi ho fatto vedere prima tra le funzionalità e lui continua a inquadrarmi. Potrei mettermi al centro di una stanza, raccontarvi cosa sto facendo, cucinare e lui continua a seguirmi mentre io parlo e cucino. La funzione smart, chi è alle prime armi e vuole farsi guidare dal gimbal nel realizzare dei video, vi permette di avere dei template, quindi dei modelli già preimpostati di video, e quindi semplicemente scegliendoli lui adatta le vostre riprese a quel tipo di output e quindi realizzerà un video con quella tipologia di modello. Penso di avervi detto tutto. È un gimbal veramente interessante, io ce l'ho da una settimana e sto apprezzando tanto tutto quello che la Zhiyun ha realizzato in questo gimbal. Quindi io qualsiasi momento faccio, il gimbal vedete che resta appunto. Ehi Gigi, aspetta un po'. Io vado così, lui ruota, geniale, aspetta ve la racconto dopo.